Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei fantastici maritozzi romani. Dolci lievitati, farciti, tipici della capitale, super soffici e super golosi. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti che ci occorrono per preparare l'impasto. Partiamo dalla farina. Io utilizzerò una farina 0 con 12 grammi di proteine e l'ho divisa in due ciotoline, 400 grammi nella ciotola maggiore, 100 grammi nella ciotola minore. Vedremo il perché. Un uovo, zucchero, lievito di birra fresco, un pochino di acqua, un pizzico di sale, burro e latte. Il latte l'ho appena tolto dal gas e l'ho portato a sfiorare il bollore. La prima cosa che noi dobbiamo fare è versare il latte così bollente all'interno della ciotola. E la quantità inferiore di farina andiamo a versarla tutta insieme nel latte. Dobbiamo creare una sorta di prefermento. Direi che possiamo accontentarci. Ora copriamo la ciotola con la pellicola, che questa sorta di prefermento deve raffreddare e riposare circa 30 minuti. Contemporaneamente però, durante questo tempo di riposo, io vado ad inserire un cucchiaino di zucchero preso dal peso totale e la piccola quantità di acqua all'interno della ciotolina con il lievito e lo faccio sciogliere. Trascorso il tempo di riposo necessario, la nostra cremina è sempre bella fluida ma fredda, mentre vedete la schiuma che si è creata nella ciotolina del lievito, gli enzimi, vedete, si sono già attivati. Ora, uno ad uno, inseriamo gli ingredienti nella ciotola. Partiamo proprio dall'uovo. Ora lo zucchero. E il lievito. E a questo punto la farina, tutta insieme. L'impasto prende corpo e aggiungiamo il sale. Ora possiamo lavorarlo con le mani il nostro impasto. È sufficiente appena un minuto di lavorazione, perché noi a questo punto copriamo di nuovo la ciotola con l'impasto e lasciamo riposare per una quindicina di minuti. L'impasto ha riposato
La massa si è rilassata, guardate come è cambiata immediatamente la consistenza. Adesso vado a infarinare leggermente così il banco, schiaccio la mia massa e comincio ad incorporare mano a mano il burro che vedete nel frattempo è ridotto quasi in pomata. Chiudo così la massa e comincio a lavorare. Non è ancora pronta, ma guardate che pasta magnifica che stiamo ottenendo. Guardate, ha un'elasticità incredibile, morbidissima, ma per niente appiccicosa. Mi raccomando, rispettate le dosi. L'impasto è pronto. Prendo la ciotola e ce lo trasferisco. Lo schiaccio leggermente, copro con pellicola e a una temperatura costante di 26 gradi lo lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Dopo 2 ore abbiamo raggiunto una lievitazione straordinaria. Ora dobbiamo infarinare come nostro solito il banco e andremo a rovesciarci questo impasto magnifico. Guardate che cos'è. Ora arrotolo e allungo ora dobbiamo semplicemente tagliare delle pagnottine e le andremo a pesare. Dovranno pesare circa 80 grammi. Una volta tagliate tutte le pagnottine dobbiamo formare i nostri panetti. Il primo è pronto e lo metto su una teglia foderata con carta da forno. Anche l'ultimo va in teglia. Ora copriamo la teglia con un panno morbido e lasciamo lievitare per 40 minuti. Siamo giunti al momento di spennellare i nostri maritozzi. Io ho preparato un uovo intero con 2 cucchiai di latte.
E ora siamo pronti per infornare in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 15, massimo 18 minuti. Mentre i maritozzi stanno cuocendo, prepariamo la crema per farcirli. Io sto utilizzando della panna vegetale e un pochino di crema spalmabile alle nocciole. Iniziamo a montare la panna. La panna è ben montata e ora aggiungiamo la crema spalmabile e lavoriamo sempre con le fruste elettriche a bassa velocità. Questa è la consistenza della crema. Ora noi questa crema dobbiamo metterla in frigo a riposare fino al momento della farcitura. Io ho scelto di mettere questa crema, ma voi potrete farcire i maritozzi con la crema che più vi piace. Ecco i maritozzi appena sfornati. Ora dobbiamo prendere un panno pulito, li copriamo e li lasciamo raffreddare completamente. È giunto il momento di farcire i nostri maritozzi. Guardate la sofficità, sono delle nuvole. Ora andiamo a tagliarli. Guardate che interno. E andiamo così a farcirli. Ho messo i miei maritozzi sul vassoio, possono essere portati in tavola così, visto che hanno questa superficie meravigliosamente dorata, o possiamo leggermente spolverarli con un pochino di zucchero a velo. E ora sono proprio pronti per essere gustati. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che i miei maritozzi siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.